come fa? Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Chi ancora non mi conosce si può iscrivere per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi ascoltiamo una canzone in esibizione di Ado, un artista giapponese, su vostro suggerimento. Il titolo è Odo. Non conosco il testo perché non conosco il giapponese. Vedremo un po' com'è. Sono molto incuriosito di sentire la sua esibizione perché le altre che ho sentito sono veramente state eccezionali. Vi lascio un link in descrizione su una playlist che ho creato apposta per lei con le altre reazioni alle sue canzoni. Cominciamo subito. Allora, una cosa da dire dal punto di vista visivo è questa, subito. Ovviamente lei è bravissima come canzone, come vocale, però notate ancora una cosa. Dal punto di vista visivo, noi sappiamo, almeno così mi hanno detto, che lei non vuole mostrarsi in viso. Quindi cosa hanno fatto? Partendo da questa necessità, l'hanno allargata a tutto il palco. A tutti quelli che sono sul palco sono solo delle ombre, difficilmente vengono inquadrati in primo piano, anzi non succede mai, neanche gli altri elementi della band. Questo allarga questo aspetto a tutti e secondo me crea due effetti. Uno, l'avevo già parlato in un'altra sua esibizione, è quello di rendere le cose più fisiche che abbiamo in un concerto, cioè cantante e musicisti che hanno una parte materica importante, renderli solo delle ombre. E l'ombra sappiamo che è la parte più leggera della realtà, è solo un riflesso, solo una questione che non ha un peso. Quindi rendono molto leggera la presenza fisica sul palco, quasi impalpabile. Quindi al contempo, con questa forte esplosione di luci che c'è sempre dietro di loro per creare queste ombre e ovviamente la grande tecnica vocale sua e dei musicisti a livello strumentale, portano in primo piano quella che è la musica, la voce e quindi tutta la parte artistica che sembra diventare più fisica della parte fisica reale che sono loro. Il secondo aspetto secondo me importante è invece il fatto che allargando a tutti i musicisti, non solo lei, la faccenda dell'ombra, creano proprio una sorta di marchio. Non è una persona che sceglie di non mostrarsi in viso, ma è una caratteristica dei suoi concerti, del suo stile e quindi di tutta la band, di tutta l'esibizione e dei suoi live evidentemente, questa di portare in primo piano le ombre. Quindi ottimo lavoro. Tra l'altro noto una cosa, nella versione per esempio di un Ravel che abbiamo visto sempre live c'era un palco simile, però lei era nella parte superiore dentro una gabbia, mentre i musicisti erano nella parte sotto dove adesso è lei. Questa è la mia interpretazione personale. Io credo che in questa situazione a me dà idea che lei voglia essere più vicina ai suoi fan, come se il messaggio che vuole veicolare in questo momento sia più intimo, diciamo così. Ovviamente è una mia idea. Andiamo avanti. Incredibile. Una cosa da dire sicuramente è questa: lei ha una capacità, un'elasticità, un'agilità vocale che è credo unica al mondo, mai sentito nessun altro fare cose così. Riesce a
a utilizzare tecniche vocali completamente differenti, perché passa da una voce molto soffice, pulita, senza distorsioni, a una voce molto più urlata con distorsioni enormi, tanto che potremmo immaginarla come la frontwoman di un gruppo metal hardcore. Oppure fa delle note magari alte in puro stile operistico, ma la cosa che secondo me la rende eccezionale è che non fa queste cose da una strofa all'altra, da una frase all'altra, ma addirittura da una nota all'altra, da una parola all'altra. È come se in alcuni punti, chiudendo gli occhi, potessimo ascoltare in realtà due cantanti diverse che fanno note diverse. In realtà è sempre lei. E questo è incredibile, non credo di aver mai visto altre, diciamo, cantare in questo modo. Ovviamente io non conosco niente della musica giapponese in generale, quindi se voi conoscete altri artisti giapponesi che secondo voi sono bravi, che secondo voi meritano, segnalatemelo nei commenti, che io li ascolto volentieri, perché voglio appunto capire un po' anche com'è il panorama complessivo della musica giapponese. Possiamo andare avanti.どんなレッドだってさ急の化粧なんてさ顔で突っ込んでしまっちゃうでしょあいえあってたなテンションで巻いちゃってんの外ドバッと吹き出すのは本音の独り言別に興味ない特に関係ないふさぎ込んで絶望でちょい合図を奏でてブレブレブレブレほら止まってやこMa cavolo, ma come fa? Una cosa da dire, come fa a fare queste cose è impossibile. Però sentite l'emozione che lei trasmette quando noi guardiamo la sua esibizione. Non è solo un fatto naturale, non è solo un fatto vocale, ma è perché lei ha costruito questa canzone, questa esibizione, ad esempio, mettendo in armonia la parte vocale sua strepitosa, la parte dei musicisti, anch'essi bravissimi, e anche la parte visiva della scenografia. Perché? Perché lei in quello che ci colpisce, dicevamo, è questa agilità vocale per cui riesce a inserire delle note con tecniche completamente diverse da quelle precedenti. Per esempio questi urli molto distorti che fa in stile, diciamo, metal, se vogliamo, sono come dei graffi che noi percepiamo, perché sono inattesi, arrivano all'improvviso, in un momento in cui appena prima ha fatto magari una nota più bassa o più dolce, e quindi ci colpiscono in questo modo. E nella stessa maniera la luce che c'è dietro ha dei flash ogni tanto, dei movimenti, delle luminosità particolari, sempre improvvise, che ci pungalano in qualche modo la vista allo stesso modo. E anche l'arrangiamento ha lo stesso tipo di caratteristica, perché ci sono alcuni punti in cui la melodia di sottofondo sembra un po' uno stile rock. Altri addirittura in cui mi sembra di sentire un ritmo di tipo sudamericano. Tutto questo racchiuso in piccole frasi, in piccole note. Quindi la scenografia, quindi la parte visiva, la parte arrangiamento, la parte vocale sono in armonia tra di loro, amplificano quindi le emozioni che lei ci trasmette. Questo è bellissimo ed è molto raro. Andiamo avanti.
eccezionale. Una cosa importante, questa parte finale dove ha fatto quest'ultima frase con una voce molto soft, senza distorsione, molto liscia e pulita, mi fa pensare che effettivamente tutto quello che ha fatto prima, quindi la voce distorta, quelle variazioni così improvvise, l'ha fatto in modo molto sano, perché non avrebbe potuto arrivare a questo punto della canzone e cantando con una voce così cristallina se avesse fatto degli sforzi diciamo non sani. Quindi ottimo anche la tecnica, la preparazione. Come al solito vi devo ringraziare per avermi consigliato questa esibizione, perché è strepitosa anche questa come le altre. Ovviamente vi chiedo nei commenti di dirmi la vostra a riguardo, la vostra opinione. Se volete consigliarmi altre sue esibizioni fatelo, mi fa molto piacere. Se preferite invece consigliarmi esibizioni di altri artisti fatelo ugualmente. Iscrivetemi se non siete ancora iscritti, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video.